Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Jules Gomes, grazie per essere con noi. Grazie mille Francesco, buongiorno a tutti, it's wonderful to be on your program today. Ecco, come sempre con noi Guia Mariani, ciao Guia. Buongiorno Francesco, it was fantastic your intro. Jules. Ecco, Jules è un teologo, giornalista che hanno già avuto modo di apprezzare quelli che seguono Visione TV. Oggi con Jules parleremo di questo mondo che cambia, in particolare delle tensioni che sono scoppiate in Terra Santa. Abbiamo sentito oggi, Jules, che Papa Francesco avrebbe chiamato Biden per tentare di impedire una escalation del conflitto. Ecco, qual è secondo te il significato autentico della telefonata intercorsa tra Biden e Bergoglio? Okay, Jules, so here Francesco just was mentioning how we know that Biden, Pope Francis called Biden, this is the news of this morning, asking him to please stop the escalation from this conflict and that's happening in the Middle East and Israel. But what is the real meaning behind this phone call between them? What do you think? It's very difficult to say because the Vatican won't release the content of the conversation. But one thing is clear, that Pope Francis has enjoyed a very close alliance with President Joe Biden. Both of them share the same left-wing ideology, and both of them obviously have been very anti-Trump. So the whole, Pope Francis's rhetoric against populist leaders like Giorgia Meloni, Viktor Orban, Donald Trump, etc., is just carrying forward into this whole narrative. Most importantly, Pope Francis does not understand the tremendous, explosion of evil that is taking place at the moment all over the world, and continues to have a very rosy view of humanity. He suffers from delusional thinking, which is very un-Christian. Mm-hmm. Okay, so the real meaning behind the call would just be. So what would be the real meaning? Like it says, is it really just to ask him to stop the escalation? Is that what has been officially told? Absolutely. He would want to halt the IDF entering Gaza, but then what is the solution? And Pope Francis does not have a solution. I don't, sir. I sometimes I miss some words because it's a little bit jittery. If you speak a little slower, at least I do not skip the words because it's a little jitter, the audio. Sorry about that. So you were saying about the Gaza, I missed it. I completely missed it. Well, Pope Francis would presumably want to stop the IDF from entering into Gaza, but then he does not have an alternative. What is the solution? Yeah. Ok, allora Francesco, mi sono ripermessa di richiedere la domanda perché aveva divagato un pochino. Allora, lui dice è molto difficile dire esattamente che cosa il vero significato dietro questa telefonata. Quello che sappiamo è quello che è stato della conversazione, è stato quello che è stato rilasciato dal Vaticano. Ma certo è che il Papa Francesco, lui ha una forte alleanza con Biden e condividono l'ideologia di sinistra e quindi sono entrambi anti-Trump, e tutta la retorica di Papa Francesco è contro, diciamo, il nazionalismo della Meloni, di Orban, di Trump. E lui Jules pensa che non sia in grado di essere in grado di veramente comprendere l'incredibile esplosione di malvagità
che sta succedendo in giro per il mondo. Lui ha una visione un po' rosea dell'umanità e lui pensa che sia un modo di pensare che delusional vuol dire che è illusorio, ok? Ed è molto non cristiano anche il suo modo di pensare. Io gli ho chiesto, quindi secondo te il vero significato di questa telefonata è proprio semplicemente quello di chiedere di fermare l'escalation? E lui ha detto sì, lui assolutamente desidera che IDF, non so come si chiama in italiano, entri in Gaza, ma non c'è altra alternativa a questa soluzione, quindi... Sì, volevo capire da Jules, cioè, se lui ritiene auspicabile questo ingresso di terra dell'esercito israeliano, che provocherebbe un numero evidentemente altissimo anche di vittime civili che nulla c'entrano con l'agguato compiuto da Hamas. Okay, of course. But do you think it would be something positive and something to look forward to have Israel entering Gaza, causing obviously tremendous death and suffering, even to those who have nothing to do with Hamas? The difference between the Israeli army and Hamas, and I've been to Israel a number of times, you know, as a Hebrew scholar, I have entered some of the tunnels of Hamas, believe it or not. I have been on the Israeli-Egypt border for 10 days. I have spent time with the Palestinians, both in the West Bank and on the Gaza Strip. Now, it's very important to recognize that, again, we bring Pope Francis into this discourse. Pope Francis and many liberal Westerners don't understand the role of fundamentalist Islam in this whole scenario. And they don't understand that, they don't know, for example, that in Hamas's founding charter, they call for the total destruction of Israel, and they repeatedly quote the Quran to dehumanize the Jews. So they don't care about their own civilians, let alone the civilians of Israel. Both their own and Israel's. Absolutely. The more civilians are killed. See, this warfare is asymmetrical, because they are fighting in plain clothes. Hamas militants, terrorists don't wear a uniform. They hide behind civilians. They use their own women and children as human shields. They have their bunkers. Uniforms, okay. Sorry if I stopped you, please go on. They have their bunkers. They are firing rockets from hospitals, from the rooftops of residential buildings, even from churches. And I've spoken to Christians there. The Christians are terrified of Hamas, but they cannot do anything because Hamas will shoot them. Ok, thank you. Allora Francesco, lui dice che c'è una grossa differenza tra l'esercito israeliano e Hamas. Lui è stato lì a Gaza come uno studioso della religione ebraica. Lui è un teologo, un grossissimo studioso di tutte le religioni, professore all'università in Inghilterra, e lui è anche entrato nei tunnel di Hamas quando è stato lì, ed è stato anche sul confine egiziano-israeliano per 10 giorni. È stato insieme ai palestinesi sulla West Bank e sulla striscia di Gaza.
E adesso lui dice, quindi io lo posso dire perché ho toccato con mano quelle situazioni. E adesso abbiamo portato all'interno di questo discorso Papa Francesco, ma quello che tanti occidentali, così come Francesco, non sono in grado di comprendere è l'Islam fondamentale, il fondamentalismo islamico. Voi dovete sapere che Hamas ha fondato la sua carta, diciamo la sua Costituzione, ok? Sulla quale si fonda la loro ideologia, la loro modo di essere, è fondato sulla totale distruzione di Israele, e quindi loro tendono a non vedere, hanno disumanizzato gli ebrei in modo tale da poter portare avanti questo progetto di totale distruzione e di accettare anche, immagino. Quindi a loro non gliene frega niente dei civili, né dei civili israeliani. E questo lui dice è un conflitto, un conflitto asimmetrico. Perché da una parte abbiamo un esercito e poi c'è Hamas che non indossa neanche le uniformi, e loro usano gli esseri umani come scudi umani e hanno i loro bunker e sparano razzi dai tetti delle case, dei palazzi presidenziali e anche dalle chiese. I cristiani che sono lì sono terrificati di Hamas perché loro li sparano contro. Sì, però c'è un dato obiettivo, che lì c'è un governo, quello di Netanyahu, che non ha nessuna voglia di riconoscere l'unica politica possibile, che è quella di due popoli, due stati. Ci sono 1 milione di persone lì su Gaza che sono assolutamente sfollate, è stata tolta persino l'elettricità, l'acqua, li stanno bombardando in maniera indiscriminata, hanno colpito persino una vecchia chiesa ortodossa. Ora, io capisco tutte le ragioni del mondo, però cosa vogliono fare di queste persone? Cioè, li vogliono portare nel deserto, li vogliono portare a mare, li vogliono uccidere tutti? Cioè, come si fa a dire, vabbè, siccome quelli magari sono islamici, allora cosa dobbiamo fare? Eliminarli tutti? Ecco, mi pare un ragionamento pericoloso. Ecco. Okay, but he understands your analysis about Hamas, but the problem that he wants to raise is that Netanyahu doesn't seem to want to recognize the solution of the two states, which Francesco believes is the only possible solution. And he sees that he's doing, very terrible things to the people of Gaza in this moment, like taking away their electricity, their water, they're like bombing with no precise target, and they even bombed the very famous Al-Aqsa, the Orthodox Church. Some say yes, some say no. So what is their plan? I mean, do they want to just obliterate Gaza, send all the people in the desert, in the sea, kill them all? What is their, what do you think is the way for this to solve itself? What is in the mind of Netanyahu, of Israel? What should be done? Well, it is very, very difficult to say what should be done, because one thing that was done in 2005, the people in Gaza, Hamas, were basically saying, we do not want to be occupied by Israel. So what did Israel do in 2005? Israel pulled out completely. They gave Hamas total sovereignty of the Gaza Strip. Now, there is, Hamas cannot continue to, was obviously not able to use freely the sea routes and the land routes. And I've been there, I'll tell you why. Because when I was there, I was helping to build a fence in the desert. And 3 days after we built half the fence, we caught mules who were being sent, donkeys who were being sent through the desert by Hamas, by, all the other Islamic militants. And those mules were laden with drugs, with explosives, and with guns.
So the question is far more complicated. And again, people in the West who have given up on religion, by and large, simply don't understand that the problem is not the problem of land. The problem is Hamas wants to establish a global caliphate. And if that is their goal, and if in their religious text, the Quran, it's very clearly said that the Jews must be annihilated. Remember, the Quran is one of the most anti-Semitic texts in the world. Yeah. So if you have one religion willing to make compromises, and you talk about a two-state solution, there have been so many occasions when Israel has offered peace to Hamas and to the West Bank. But every time, whether it's Yasser Arafat or the new leaders, it has always been rejected. Why? Because their goal is not peace. Their goal is the annihilation of the Jewish state and all Jews. And why? Because their prophet in the Quran tells them so. Now, even if I repeat this a million times, it's going to be very difficult for people in the West to understand this. Yeah, ok. Allora, Francesco, lui dice, allora, che cosa dovrebbe succedere, cosa dovrebbe essere fatto? È molto difficile da dire, ovviamente. Una cosa io posso dire, nel 2005 la gente in Gaza, sorry, in 2005, what did Israel do in 2005? Yeah. In 2005, the people, there was offered. The Israeli army pulled out of Gaza in 2005 and gave Gaza, virtual independence. There was no occupation stopped. Yeah. Quindi nel 2005 l'esercito israeliano se n'è andato via da Gaza, no? Perché Hamas non voleva essere più occupato da Israele, quindi Israele se n'è andato completamente e ha dato a Hamas la totale sovranità della striscia di Gaza, gliel'ha data completamente. Hamas comunque ora non può continuare ad usare liberamente, non gli hanno potuto poi permettere di usare liberamente le rotte marittime e di terra, perché quando lui era lì, lui aveva proprio aiutato a costruire una barriera, no? Un recinto, una barriera. What was the fence made out of? Oh, the fence was made out of ordinary, metal, iron, just okay, una barriera di metallo nel deserto per appunto evitare che succedessero queste rotte, perché loro cosa facevano quelli di Hamas? Caricavano muli e asini pieni di droghe esplosive e armi, no? Per armare, insomma, quelli per andare contro Israele, quindi cercavano proprio di evitare, ok? Però tu devi capire anche, Francesco, che è terribilmente difficile per noi dell'Occidente comprendere una cosa principale, perché noi abbiamo in qualche modo lasciato la nostra religione, noi non siamo molto così fondamentalisti, no? Nella nostra religione, e non facciamo fatica a capire che il problema non è la terra, il Hamas vuole il califfato globale. E il loro ruolo, e questo è un ruolo che gli è stato dato, diciamo, dal loro Corano, che è il testo più antisemitico del mondo, e la soluzione dei due stati è stata offerta a Hamas in più occasioni, così si chiama, da Netanyahu, dall'Israele alla West Bank, ma Arafat e così anche poi tutti gli altri leader l'hanno sempre rigettata questa soluzione, perché il loro goal non è la pace, ma è l'annientamento totale del popolo ebraico. Perché? Perché glielo dice il loro profeta, e io, Francesco, lo posso dire 1 milione di volte questo agli occidentali e non lo capiranno mai, perché non lo riescono a comprendere. Sì, ma prima di
dell'arrivo dello Stato di Israele, lì abitavano tutti in pace, musulmani, cristiani, ebrei, insomma, le tensioni sono nate dopo la seconda guerra mondiale per delle politiche, insomma, magari non proprio sensate, portate avanti dagli inglesi e anche dagli americani, che hanno costruito lì un'enclave, diciamo, senza magari tenere conto anche del luogo, della circostanza. Però io non so, Jules, se questa impostazione ci aiuta, perché se il problema è l'Islam di per sé, noi dovremmo essere conseguenziali, cioè se la tua impostazione è pensare che l'Islam è una religione necessariamente fanatica, assassina, allora dovremmo anche spiegare alla pubblica opinione occidentale per quale motivo gli Stati Uniti coltivano rapporti con l'Arabia Saudita, che è un covo di Wahhabiti, la corrente più fondamentalista dell'Islam, per quale motivo gli Stati Uniti e l'Europa hanno ottimi rapporti col Qatar, che finanzia Hamas, e poi gli emiri del Qatar vengono in Europa a acquistare il Paris Saint-Germain, ad essere accolti con tutti gli onori. Dovremmo spiegare anche perché Hamas è cattiva quando attacca Israele, ma è buona quando viene usata per attaccare Assad. Cioè, io ho l'impressione che le persone che gestiscono il potere non se ne freghino niente della religione, la utilizzino in termini spregiudicati, però dire che quelli sono così perché islamici, secondo me è un ragionamento che ci porta poco lontano. Però vorrei capire, diciamo, da te se per quale motivo sarebbero buoni gli islamici come l'Arabia Saudita quando sono alleati agli Stati Uniti, e sono cattivi invece gli altri quando invece magari fanno politiche diverse o si avvicinano all'Iran. Okay. So he says, yeah, I understand what you're trying to say about Islam, but he noted that Muslims and other religious groups lived peacefully in that region before World War II, and the tensions began after that time, and due to British and American political stances. And so I don't know if it is helpful to say that the problem is Islam, but maybe because then we would have to change the way we are poised. Why is then the United States still having a relationship with Saudi Arabia, that they are Wahhabis in English, I don't know, or they are dealing with Qatar, you know, for all their financial dealings when it's needed, and they allow them to buy the Paris Saint-Germain. Why is Hamas bad when they attack Israel and it's good when they attack Assad? So it doesn't really seem that the people who are in power care anything about the religious issue, and they just use Hamas and these terrorist groups as they please when they need them. So saying that the problem is Islam maybe is a part of it, but it doesn't really help, and it doesn't really face the real issue that these people are being used and manipulated by us of the West. Okay, so which is true. I may add, we know that Netanyahu in past has financed Hamas. Well, I could not agree more with you. I completely agree with what you're saying. The leaders in the West, our leaders in the West, but for one or two exceptions, have lost their moral compass totally. They themselves are not people of faith anymore, so they cannot understand religion. That's very important to recognize. Now, this narrative that Christians and Jews live peacefully under Islamic rule for centuries is a total myth. It's true. As a historian, I have studied this extensively, and we know that it is false. When I was teaching Islam, at university in England, I would show students two sets of maps, and one of the Middle East and Persia, and one set was before Islam, and the other set was after Islam, after Muhammad. And before Islam, I would... One was before what? Well, before Islam, before Muhammad.
Okay, so And before the other 400. and the other was about 50 to 100 years after Muhammad. Okay. And I would demonstrate to them how, it's very clear if you see on a map, before Islam, most of the Middle East, parts of North Africa, and of course Persia, were either Christian or Zoroastrian. Jewish, obviously, Christian and Zoroastrian. Zoroaster. Zoroastrian, or the religion of the Parsis, is a ancient religion. How do you spell that, Zoroaster? Sorry. Z-O-A-R. Yeah. Okay. Zoroastrian. Zoroastrian. Austrian. Okay. That is a religion, very ancient religion. Sorry my ignorance. I've never heard of it. Se è un riferimento allo zoroastrismo. Sì, scusa, io non lo... Sì, è un'antica sapienzialità persiana. Sì, quindi before there was Christian, Zoroastrian, and then? Persia, Iran, was totally Zoroastrian. Okay. But after Islam, all these religions were wiped out. Oh. And the only way Christians could remain under Islamic rule peacefully was if they submitted to Islam. That's the word Islam means surrender, submission. And so they could submit by paying the jizya, which is the tax. Okay. So Christians have been an oppressed community in the Middle East for centuries. And I speak to Christians in Palestine. I speak in the Palestinian territories. I've spoken to Christians in Israel. And the Christians in Israel, they say, hey, we are free to do what we want to. Yeah. We don't like the Jews, but we are free here. Yeah. We don't want to go to the Palestinian territories because they tell us, and my students were Palestinian, by the way, many of my students, I would ask them point blank, I would say, listen, do you prefer the Israeli soldiers to be, coming and ruling you? Or would you prefer Fatah or Hamas to be ruling you? And they would say, listen, we tell these Westerners, we give them this story because that's what they want to hear. But we will tell you the truth. They would say, we prefer the Israeli soldiers because at least we are protected. The moment the Israeli soldiers leave, the Muslim boys want to molest me. And the people who have, the Christians who have left the Middle East, the Palestinian territories, the birthplace of Jesus, Bethlehem, for example. I mean, Iraq, for example. Sorry, Jules, I need to translate. It's getting too long. I'm getting tired. Let me just stop here and we can go ahead. So the girls who said that they were afraid to get molested, were they Christians or were they Palestinian Muslims? Christians in Palestine. Yeah. Okay. Allora, Francesco, lui non potrebbe essere assolutamente più d'accordo con te su quanto hai detto e sui leader dell'Occidente, che loro fanno i leader dell'Occidente, fanno quello che gli conviene, perché loro adesso noi stiamo vivendo in un periodo nel quale questi leader hanno completamente perso la loro moralità e loro stessi hanno perso la religione. E quindi non sono neanche in grado di comprendere la religione, la utilizzano come uno strumento, come un'arma. Però l'idea che tu hai detto del fatto che prima della seconda guerra mondiale in quell'area del mondo l'Islam, i cristiani, gli ebrei vivevano bene in pace è una grossissima bugia. Io te lo posso dire perché l'ho studiato filo per segno molto profondamente, perché io sono un professore di teologia e io ho insegnato anche l'Islam all'università e io facevo, quando insegnavo appunto Islam, questa religione, io facevo vedere due mappe ai miei studenti, una mappa del Medio Oriente, della Persia, no? dell'Iran, della zona dell'Iran, e una era prima dell'Islam
ok? E poi una mappa 50 o 100 anni dopo l'arrivo di Maometto. Allora, prima dell'Islam, No, ma io non è che andavo così indietro, io mi riferivo al Novecento, ecco, non al... No, ma arriva, aspetta un secondo. No, perché così, no, se andiamo alle guerre, ai crociati, prego, cioè, la conosco pure io quella storia, prego. No, vorrei finire la traduzione. Sì, sì, no, giusto per precisare, prego. Non sto dicendo io. Allora, quindi lui dice prima dell'Islam, dopo Maometto. Allora, prima dell'Islam, la maggior parte del Medio Oriente, il Nord Africa e tutta quella zona era ok, c'erano i cristiani e zoroastriani, quello che hai detto tu, cioè che era la religione che comprendeva quella zona. Dopo l'Islam, queste religioni sono state completamente cancellate, buttate via. I cristiani non potevano rimanere se non fossero sottomessi, che se non si arrendevano, tant'è che Islam vuol dire essere sottometterti, arrenditi. E se volevano rimanere lì dovevano pagare una tassa, ok? Era stata una comunità incredibilmente oppressa per centinaia di anni. E i cristiani in Palestina oggi sono perseguitati. E i cristiani in Israele vivono liberamente, loro magari non gli piacciono gli ebrei, ma possono fare quello che vogliono. In Palestina, ok? I cristiani in Palestina, i miei studenti anche, io gli chiedevo, ma tu preferisci rimanere in una Palestina governata semplicemente sovrana da Hamas o col controllo dei soldati israeliani? E loro hanno detto, io qui sono libero di dirti che preferisco che ci siano i soldati e la presenza israeliana in Palestina, perché appena se ne vanno via i musulmani ci aggrediscono, noi donne veniamo molestate. Io l'ho dovuto fermare perché era molto lunga la traduzione, ma sì, no, digli se vuole proseguire. Okay, yes, can you please go ahead? I'm sorry if I interrupted you, it was so long. We left to the molestation, how they would prefer Israel. The Palestinians I have met, they tell me we have no problem with Israel. Yeah. We have good relationships, but the West has this narrative that we need to maintain. So they say, we go and work on the settlements. Francesco was talking about settlements. They say, hey, we go and work on the settlements because they pay us well. But then in the evening, we go and throw stones on the same settlements so that CNN can come and film us with their cameras. So, wow. You know, this is the kind of false narrative for the media that the West simply doesn't understand. There is a slogan in the Palestinian territories, Saturday the Jews, Sunday the Christians. We'll kill Jews on Saturday, we'll finish you Christians on Sunday. Now, you can see for yourself. What is the banner precisely? I would like to, the slogan says on Saturday, because Jews have their Sabbath on Saturday. Okay. And Saturday the Jews, say the Jews, Sunday the Christians. Look, the voice comes and goes. The Jews. Saturday the Jews, Sunday the Christians. Sunday, Domenica. Oh, okay. I'm sorry. I told you it just jumps the audio. I'm sorry. The connection isn't fantastic. So and Sunday the Christians. Okay, yeah. So the slogan. So there's this whole false narrative. There's this slogan. They say on Saturday we get the Jews and on Sunday we get the Christians. Okay. Ok, senti, allora praticamente lui dice, allora Francesco, sì, in conclusione volevo semplicemente dire che i palestinesi che io ho incontrato ed è stato lì, non hanno alcun problema loro personalmente, il popolo, non hanno nessun problema con Israele, anzi loro dicono che è l'Occidente
che continuano a dire, a fomentare che c'è questa grossa narrativa che noi vogliamo mantenere i nostri, le nostre terre, insomma, che siamo contro questi insediamenti israeliani, però la verità è che noi andiamo a lavorare in questi insediamenti, ci pagano molto bene e la sera noi torniamo a casa e buttiamo i sassi in questi stessi luoghi dove andiamo a lavorare durante il giorno, in modo tale, anzi ci dicono di fare questo, in modo tale da dare questa falsa narrativa alla CNN della situazione e creare lo show. Ma questa è tutta una costruzione. Ma Hamas, in Palestina c'è questo slogan, questa voce che dice: il sabato andiamo a beccare gli ebrei e alla domenica i cristiani. Ti faccio un'ultima domanda, ecco, per cercare di capire bene cos'è Sì. religione e cosa è politica. Ecco, io vorrei un commento da Jules sul fatto che in Israele anche gli ebrei ortodossi manifestino in favore della Palestina. Forse questa a dimostrazione che le politiche del governo di Israele non rappresentano la sensibilità religiosa degli ortodossi ebrei, che in realtà sono i primi oppositori di Netanyahu e delle sue politiche. Yeah. So one last question. He would like to know what's going on precisely with the actual government of Netanyahu, because it seems like in Israel, even the Orthodox Jews are manifesting in favor of Palestine, and that the Israeli government is not really aligned with the Orthodox Jew Judaism. Okay, that's a very good question. Yeah. The ultra-Orthodox Jews, they are called Haredim. Karim? Haredim. Karidim. Haredim. Right? They believe that the creation of Israel in 1948 was a purely secular and godless act. Ah. Right? So they do not support the state of Israel. Mm-hmm. They refuse to do compulsory military service. Mm-hmm. Right? They're one of the few groups of Jews who overtly hate Christians. You know, so if a priest or a nun walks past, they will spit at the Christian priest in an ultra-Orthodox Jewish area. Mm. Moreover, they don't want to work. They live off benefits from the state, and most of them will spend their time studying the Torah, the Hebrew Bible, in yeshivot, in schools, Hebrew schools, and they will keep having lots and lots and lots of children. So most Israelis have a serious problem with the ultra-Orthodox Jews for all these reasons. And they support Palestine. They don't support the state of Israel because they believe that the state of Israel, as I said, was a godless, secular creation that was not willed by, by the Almighty. Mm-hmm. What is the book they study that they spend time studying? The Hebrew Bible, the Torah, the first Torah, the Torah. Okay. But then they also study the Mishnah and the Talmud, other Jewish religious texts. Ok. Allora, sì, guarda Francesco, ottima domanda. Allora, tu devi sapere che gli Haridim, cioè gli ebrei ultra-ortodossi, loro credono che la creazione di Israele nel 48 è stato un atto puramente secolare e blasfemo, di non Dio.
Ok, quindi loro non supportano lo Stato di Israele, loro rifiutano totalmente lo Stato di Israele e tutto ciò che ne comporta, tipo il servizio militare che lì è obbligatorio. Loro odiano i cristiani, gli ortodossi, se tu sei un cristiano, un prete cristiano nella loro area, gli sputano addosso. Non vogliono lavorare, vivono su quello che gli viene dato dallo Stato, i benefici, si chiamano i benefici, bonus, ok, dello Stato, e spendono il loro tempo a studiare la Torah o il Talmud o altri testi della religione ebraica, fanno tantissimi bambini e dicono, e la maggior parte degli israeliani hanno anche grossi problemi con questi ebrei ortodossi, ovviamente, e loro supportano Palestina. Perché supportano lo Stato la Palestina? Perché loro appunto credono che è una creazione puramente secolare e blasfema. Bene, io ringrazio molto Jules per essere stato con noi, magari tornerai presto per parlare, insomma, faremo una puntata ad hoc sulla teologia, magari anche sullo zoroastrismo, che non so a che titolo era stato citato prima, che è una corrente persiana, insomma, che mi pare che avesse a che fare con il manicheismo, con il profeta Mani, che influenzò anche Sant'Agostino, che inizialmente era manicheo prima di convertirsi, fu convertito dalla madre Santa Monica. Va bene. Ok, avevo perso un po' tutti questi santi. Sì, no, io sono un agostiniano di formazione, quindi qualcosina la conosco. Okay, Va so bene. he thanks you so much. Thanks you so much for this religious, prospect you gave us. He would love maybe next time to talk about the Zoroaster. I forgot the name. The religion of Iran, pre-Islam, and even about the prophet Mani, because he would like to know more about that, because he knows that he influences Saint Augustine. He is an Agostiniano. He refers himself Saint Agostinian, and so it would be wonderful to talk more about that next time. Well, thank you. Grazie mille, Guia, for your wonderful translation, and grazie mille to Francesco for inviting me and hosting this conversation. Ok. Grazie a te di cuore, spero di riaverti presto. Un abbraccio, bene. A presto. Ciao. Bene, grazie Guia, grazie Jules per questa chiacchierata che ci aiuta, insomma, ad affrontare temi che vengono discussi in maniera molto superficiale nel mainstream. Grazie Guia Mariani. Grazie Francesco, io spero solo che si smetta tutto questa ma questo vacanza. lo speriamo tutti. Lo speriamo tutti. Grazie anche a Jules. Ok, ciao Francesco. Ciao. Bene, Guia. Dimmi, caro. Eccoci qua. No, è stato un confronto molto interessante, ecco, evidentemente ci sono sensibilità diverse, però insomma, il dibattito è sempre utile. Grazie per la tua splendida traduzione. Grazie a te Francesco, sempre come al solito domande splendide e veramente ho imparato anche cose oggi. Avanti. Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra intervista. Come sapete è disponibile questo nostro speciale Demoni in Terra Santa che analizza le vicende riguardanti il conflitto in Israele e Palestina, naturalmente con un taglio, una sensibilità diversa rispetto a quella che ha proposto il nostro ospite Jules Gomes, ma voi come sapete noi siamo una TV libera, non vogliamo indottrinare, noi vogliamo ragionare, amiamo il confronto, il giornalismo senza confronto diventa fanatismo. Se volete aiutare Visione TV fatelo donando i numeri che la regia ha mandato in sopra impressione, con bonifico PayPal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.